E oggi vi parlo di lui, Molus X60 by Zhiyun. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un nuovissimo farettino da 60 watt RGB di casa Zhiyun. Partirei dalla confezione, è molto simile a tutti gli altri illuminatori di Zhiyun. Devo dirvi un sacco di cose di questo farettino. Partirei dal peso, poco più di 300 grammi. Sì, avete capito bene, veramente non lo sentite in mano, è veramente leggerissimo. Pesa 100 grammi di più o qualcosa di più rispetto al mio iPhone 14 Pro, e rispetto al mio iPhone 14 Pro è veramente molto più piccolo, vedete? Quindi ha delle dimensioni assolutamente tascabili ed anche solo per questo già mi piace moltissimo. Nella parte inferiore abbiamo una vite da 1/4 con un bel sistema di dissipazione che finisce dall'altra parte, eccolo qui. Nella parte posteriore abbiamo una ventola per il raffreddamento del farettino stesso e le classiche due manopole per poter andare, alzare e abbassare intensità luminosa e gradi Kelvin. Sì, mi sono dimenticato di dirvelo, il faretto è bicolor e anche RGB. Sempre qui dietro abbiamo un display veramente microscopico che vi faccio vedere dopo. Tornando alla parte sottostante dove c'è la vite da 1/4, abbiamo anche il DC-in da 2,5 e chiaramente una presa Type-C. Su questo lato abbiamo il connettore proprietario per la batteria, dopo ve lo faccio vedere, e qui sopra abbiamo il tastino di accensione. In ultimo da questo lato abbiamo un bel LED COB con attacco Zhiyun e poi abbiamo un tasto per andare a togliere la batteria. Prima impressione a caldo avendolo in mano, ragazzi, vi giuro non pesa veramente niente, è il farettino più piccolo che io abbia mai avuto e anche il più leggero. Stiamo parlando appunto di 60 watt con temperatura regolabile caldo-freddo e con il sistema RGB. Non è finita qui, perché oltre alle classiche scene abbiamo anche la modalità musica, quindi qui sopra abbiamo un microfono che poi si trova qui, in questo puntino nero, e a tempo di musica lui farà le sue scene. In confezione poi c'è la sua batteria proprietaria col suo connettore proprietario che si va ad installare veramente in maniera ipercomoda, e così abbiamo già installato il tutto. Come vi dicevo, qui c'è il bottone per poter togliere e rimettere la nostra batteria, e sulla batteria stessa abbiamo un pulsante che una volta premuto farà accendere i LED di stato della batteria. Abbiamo inoltre una parabola con attacco Zhiyun molto comoda, abbastanza piccola e comunque molto trasportabile, un dom in silicone da porre sulla parabola stessa per diffondere meglio la luce, e questo è il farettino completamente montato. Mi resta da farvi vedere soltanto l'alimentatore con un filo abbastanza lungo e un cavo Type-C. Ma finalmente il momento più bello, andiamo ad accenderlo. Come si fa? Molto semplice. Qui c'è il bottone dell'accensione, ve l'ho fatto vedere prima, qui abbiamo i LED di stato della batteria, teniamo premuto il pulsante finché non si accende, e poi su questo microscopico display ci dice di ruotare una delle due manopole e lui chiaramente si accende. Si è acceso già in modalità RGB, quindi andiamo a metterlo in modalità normale, quindi CCT, e questa è al 100%. Come vedete di luce ne fa un tot tanto. Ho fatto un po' di prove e effettivamente è assolutamente uguale, come potenza intendo, a tutti gli altri 60 watt che ho. Non ho uno strumento professionale per vedere quanti lux escono da questo faretto, però guardando quanta luce faceva rispetto agli altri e facendo una misurazione con l'esposimetro della macchina, vi posso dire che siamo assolutamente lì. Quindi questi 60 watt sono assolutamente veri. In modalità RGB perde un po' di potenza. Quanta? Più o meno uno stop. Quindi rispetto ai 60 watt per quanto riguarda il CCT
ne fa un po' meno in RGB, ma questo è assolutamente normale, praticamente tutti gli illuminatori di questo tipo si comportano in questo modo. La batteria può essere utilizzata sia in questo modo per tenerlo in mano, sia tramite questa Type-C che serve anche per ricaricarla, quindi possiamo far uscire un filo Type-C e inserirlo qua sotto per avere questa magari sullo stativo in qualche modo. Il cavo Type-C infatti ce lo danno in dotazione. Una volta acceso ci troviamo davanti al display così. Allora, è un display che si vede abbastanza bene in una situazione del genere, chiaramente qui ho un bel softbox con una bella luce, è fuori se lo usate di giorno, insomma, però chi è che va a utilizzare un faretto a luce continua di giorno? Non credo in tante persone. Quindi se lo utilizzate di notte lui si vede bene, se lo utilizzate sotto al sole qualche problema potreste averlo. Da questa manopola andiamo a decidere l'intensità luminosa, ok? Ci sono degli step 50, 100, 0 e cliccando questa invece entriamo nelle altre modalità. Questa ad esempio è l'RGB, poi abbiamo quest'altra, abbiamo chiaramente le scene, neanche ve lo dico, ce ne stanno veramente tantissime. E abbiamo, come vi dicevo prima, la modalità musica. La modalità musica, ecco, fa questo. Lei si accende quando sente il beat della musica. Non vi faccio sentire musica perché ho paura che poi succeda qualcosa sul video di YouTube, però ecco, sta succedendo questo. Se sto zitto, lei non va. Se parlo, invece, funziona. Ero rimasto d'accordo con Zhiyun per 2 faretti. Loro al giorno di lancio invece me ne avevano mandato uno solo, quindi non sono riuscito a fare un set appositamente con queste luci, però come state vedendo ho utilizzato lui per creare la luce di contro rossa in questo set e si è comportato assolutamente benissimo. Solo ieri infatti mi è arrivato il secondo, quindi molto probabilmente andrò ad utilizzarli per creare qualche contenuto, però come vi dicevo, avendolo già utilizzato io vi posso già dire la mia. Allora, partiamo dal fatto che lui funziona benissimo, l'applicazione Zhiyun funziona abbastanza bene, per inciso non come quella di Nanlite, però comunque funziona abbastanza bene, non ha problemi di surriscaldamento, la batteria ha la massima potenza del CCT, quindi a 60 watt, vi darà 50 minuti di utilizzo, così dice Zhiyun. Io ho fatto una prova e sono arrivato a 47 minuti, quindi super ok. Ma come si può alimentare questo farettino? Allora, la prima via sicuramente è questa. Vendono 2 confezioni, una combo, che è quella che avete appena visto, con la batteria e quella senza batteria. Ballano più o meno 100 euro, quindi questa batteria, se la volete comprare da sola, costerà più o meno 100 euro. Chiaramente potete comprare varie di queste, se non vi bastano i 50 minuti di utilizzo, ma possiamo alimentarla tramite l'alimentatore che avete visto prima, con la classica spina elettrica. Possiamo alimentarla tramite D-Tap e cavo da 2,5 e possiamo alimentarla anche con una normale Type-C. Abbiamo bisogno di 65 watt PD, quindi se abbiamo un normale power bank da 65 watt PD riusciremo ad utilizzare tutta la potenza del faretto, ma se abbiamo dei power bank meno potenti, ad esempio uno da 20 watt, lui tirerà fuori 20 watt di potenza, quindi riuscirà ad accendersi e a dare comunque la luce anche con power bank con standard PD più bassi. Ma questo prodotto è una bomba atomica? Insomma, e adesso vi spiego il perché. Allora, qui davanti abbiamo l'attacco standard Zhiyun. Poco male se in confezione mi avessero dato un qualcosa per trasformare questo attacco standard Zhiyun in un classico Bowens. Cosa che però non è avvenuta su questo prodotto. Quindi tutta la combo che avete visto più o meno costa 380 euro e la trovate su Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione. La versione senza batteria costa sui 280, vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link a quel prodotto, e per 380 euro che costa un bracket in plastica da mettere qua davanti per darmi la possibilità di utilizzare l'attacco Bowens sarebbe stata cosa gradita. Io sinceramente quel bracket già lo posseggo, e questo perché è lo stesso identico bracket per Molus X100.
Però ragazzi, questo bracket ha un problema specialmente con l'ombrello, perché nel bracket stesso abbiamo una mini parabola, quindi se vogliamo utilizzare ad esempio un ombrello sarà veramente un casino, e questo perché la parabola andrà a concentrare il fascio di luce all'interno dell'ombrello e non andrà a colpire tutto l'ombrello, andrà a colpire solo una piccola parte, e quindi insomma. Tra l'altro stavo notando che non vi ho parlato di lui, questo bellissimo copri LED in silicone che perderete al primo utilizzo. Se però volete più informazioni per utilizzare questo faretto con una luce più morbida, vi consiglio di andare a vedere questo video che trovate qui sopra nelle schede, proprio della recensione di X100, nel quale spiego tutto. Venendo invece a lui, l'unico modo che abbiamo per avere una luce assolutamente ok a livello di diffusione è andare a utilizzare un softbox Bowens con il suo bracket. Quindi non solo dobbiamo andare a comprare il bracket, ma io mi devo andare a comprare un farettino così piccolo per poi andare a utilizzare un softbox così immenso. Quindi infatti credo che Zhiyun stia creando questi prodotti sì per fare le foto e video, però per un uso non troppo professionale, almeno io la vedo così. Lo sapete, sono fissato con avere il miglior prodotto, più potente, più leggero e più piccolo possibile. Questa è proprio una mia fissa. E questa è la mia mano, e ragazzi lo vedete quanto è piccolo, cioè è veramente super piccolo, forse così è meglio, ve lo faccio vedere meglio, ok, cioè è veramente microscopico. Il problema qual è? Il problema è che diffusore ci metto qua davanti? Devo comprare un bracket in più per utilizzare l'ombrello? Mi devo portare poi dietro il bracket per poter utilizzare lui? Ecco, incominciano un po' di problemi, e per quanto mi riguarda, quando si parla di set professionali, voglio cose professionali che mi aiutano in quello che faccio, non che mi danno problemi. E per quanto mi riguarda, questo farettino su un set come luce principale, insomma. Vero è che se lo volete utilizzare con l'attacco Bowens sì, lo potete fare, però nel mio caso che non voglio utilizzare l'attacco Bowens lo posso utilizzare praticamente solo con un ombrello. Utilizzato invece con la sua parabolina per dare magari una rim light, sì, potrei sicuramente utilizzarlo, però siccome come luce principale vado ad utilizzare Nanlite e come rim light a quel punto idem, questo sinceramente non lo vedo professionale come potrebbero essere quelli di Nanlite, anche se sono molto più grossi e molto più pesanti. Lo vedo invece perfetto per chi? Per i content creator, chiaramente. Volete, ecco, fare una roba del genere su YouTube, anziché comprarvi dei faretti enormi, vi comprate questo, ci mettete l'attacco Bowens e avrete lo stesso identico risultato che state vedendo a livello di illuminazione su di me. Lo vedo perfetto per chi magari non ha bisogno o comunque non sta troppo attento alla diffusione della luce, quindi magari lo utilizza proprio con la parabola sparato così e ok. E lo vedo perfetto invece anche per tutti i professionisti come luce di riempimento, inteso butto la luce dietro la modella, utilizzo l'RGB o faccio un gradiente di luce, sì, allora questo è veramente perfetto perché lo mettete nello zaino, non occupa spazio, è piccolo, è leggero, ve lo portate e se avete bisogno di una luce in più rispetto a quelle che utilizzate normalmente in un set, lui potrebbe assolutamente fare al caso vostro. Io ad esempio questi due li porterò sempre con me perché, come vi dicevo, non pesano veramente niente, e con le loro paraboline magari puntate dietro la modella, perché no, magari mi trovo in quelle situazioni di muri bianchi che non mi fanno impazzire, puntate questo dietro, mettete l'RGB e siete a posto. Nel set che state rivedendo, quello con Asia in macchina, è stata una figata avere un punto luce così tanto potente RGB da poter posizionare dove volevo. Altra cosa, se non avete il bracket, vero è che qui avete la vite da 1/4, però non avete niente per poterlo inclinare. Io a casa chiaramente sono pieno di supporti di tutti i tipi per poter fare questa cosa, ad esempio questo è quello di AD100, AD200, AD300, lo mettete qui e avete anche il vostro buco dell'ombrello e chiaramente potete anche girarlo. Ok, a questo punto, tirando le somme, 380 euro sono tanti? Sì, però diciamo che
solo la batteria ne costa praticamente 100. Con 280 euro avete questo, lo potete comunque alimentare con un normale power bank da 65 watt, lo potete alimentare con l'alimentatore che avete in confezione, lo potete alimentare tramite V-Lock, quindi di fatto non è detto che vi serva per forza questa. Questa io la vedo perfetta per chi lo va a utilizzare proprio così. Ci mettete il DOM davanti, date la luce alla modella o al soggetto che dovete ritrarre e siete a posto. In questo caso qui mi sento assolutamente di consigliarvelo, perché una luce così potente, così piccola e così leggera, sinceramente non c'è. Credo che sia il più leggero che c'è in questo momento in circolazione. Avere una batteria che si attacca e si stacca in un secondo è estremamente comodo, non bisogna mettere cavi penzolanti e quant'altro, e quindi ragazzi dipende un po' da voi. Per me il prodotto è super promosso, vi ripeto, non credo che lo andrò ad utilizzare su set professionali, perché ho bisogno dei miei softbox, ho bisogno che la luce sia in un certo modo, e con questo diventa tutto troppo difficile. Volendolo usare sui miei set potrei usarlo facilmente grazie a questo che costa poi 10-15 euro o qualcosa di similare a questo, lo mettiamo qua e usiamo un dip umbrella e perché no, sì, si può utilizzare. Mi sembra infatti perfetto per tutti i fotografi e magari videomaker e chiaramente anche content creator che non stanno lì a guardare che la luce sia diffusa, sia super bella eccetera eccetera. Mi immagino per esempio un matrimonio, dovete fare gruppi di persone di notte, accendete questo con la parabolina e siete assolutamente a posto, e la cosa bella è che vi durerà un sacco perché non andrete a utilizzare 60 watt in quella situazione lì, andrete ad utilizzarli molto meno e quindi vi durerà magari anche 2 ore. Quindi ci sono tanti utilizzi diversi da quello che farei io. Per me lo utilizzerò giusto per dare magari qualche punto luce dietro le modelle, però per molte altre persone effettivamente potrebbe essere una vera e propria svolta. Costa tanto, costa poco? Ragazzi, per me ci sta, perché per 280 euro aver ingegnerizzato una luce così piccola è tanta roba, insomma è una roba che bisogna pagare. Quindi guardate, ve lo metto vicino a un iPhone tanto per farvi vedere, cioè è tanto più piccolo. Quindi tiro le somme, per me prodotto super promosso, dipende un po' a voi cosa serve. Ok ragazzi, penso di avervi detto tutto su questo farettino, sono andato molto veloce, però se avete qualche domanda chiaramente fatemela qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!